Ladies and gentlemen, dal grattacielo più alto di Milano, la prima incredibile puntata di So Food So Good, il primo super talk show che vi parla di food processing, ma anche di packaging e di molto altro. Oggi inizieremo con lo Smart Packaging Hub, un cluster di super aziende che parlano di smart packaging appunto, e qua con noi seduto a rappresentare Kama Group abbiamo Christian Sala, il sales manager dell'azienda. Buongiorno Christian. Buonasera a tutti. Buonasera, giusto? Buonasera. Come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Senti, qui parliamo con voi, Kama Group, si parla di fine linea. Sì, si parla di fine linea. Però c'è una sedia vuota. Ci manca un pezzo, ci manca la prima linea. Insomma, mi sembra di sentire un rumore di elicottero nell'aria. Perché Marco viene da lontano. Lo conosco, siamo amici, viene da lontano. Fin da Parma. E nelle notti milanesi è meglio venire in elicottero. Esatto. Sento bussare. Avanti! Forse lui. Eccolo qua! Marco Motta, area manager della Zacchi. Buonasera. Un applauso. Come va Marco? Grazie di essere venuto, ben volato. Grazie a voi. Alla grande. Turbolenza appena un attimo in partenza. Ma so che con gli elicotteri è così. È sempre un problema. Bene, fantastico. Allora, prendetevi un altro applauso. Top! Il pubblico è molto contento. Molto caldo e molto top. Bene, allora, abbiamo iniziato dicendo che c'era il fine linea, ma ci mancava la prima parte. Il riempimento. So anche che in generale stasera parleremo di sostenibilità. Assolutamente sì. Ma cosa c'è di sostenibile nel riempire? Cioè, dov'è la sostenibilità nel riempire? Allora, non sei il primo che se lo chiede, anche perché normalmente quando pensi a sostenibilità in un processo alimentare pensi al processo, cioè quello che sta prima. Bravo. Che è la parte più energivora effettivamente. La pastorizzazione, la cuocitura, la miscela, sono elementi che consumano tanta energia, ma tutto quello che viene dopo ha il suo impatto, ed è un impatto importante che può vanificare anche tutto quello che di buono è stato fatto prima se non vengono progettate le linee in maniera efficiente e appunto sostenibile, come dicevi. Ok, fantastico. Quindi parlando di efficienza, allora, prima di parlare di efficienza parliamo di precisione. Esatto. Che è molto importante. Io devo essere preciso a riempire. Più sono preciso, più sono ecologico. Più faccio risparmiare il cliente, più faccio bene all'ambiente. Tu immaginati, se io vado in sovradosaggio, quindi io metto nella confezione che tu compri al supermercato più prodotto di quanto è dichiarato in etichetta, tu sei contentissimo, cavoli, non l'ho neanche pagato, ce l'ho in più, però... Ma l'azienda non è così contenta. No, ma soprattutto se tu ragioni non tanto sul singolo vasetto, ma su un'azienda che lavora 300 giorni all'anno, 3 turni, 20 ore, io in ogni vasetto regalo 5-6 grammi di prodotto. Io devo vendere tot milioni di vasetti, significa che ogni anno devo usare tonnellate e tonnellate di prodotto in più rispetto a quello che sarebbe la misura ufficiale per poter soddisfare i parametri di contratto. Tutte queste tonnellate di prodotto sono tonnellate di vapore per cuocerlo, la materia prima, tutta l'energia per far andare lo stabilimento, il lavoro delle persone, e quindi tutto questo ha un impatto ambientale. Quando si dice che la precisione è importante, insomma. Assolutamente, fondamentale. È super top. Ecco, e tutto questo come invece lo giriamo dal punto di vista del fine linea? Noi raccogliamo quella che è l'eredità, l'efficienza che Marco dice che realizza sulle sue parte, per cui noi la portiamo in quella che è la parte dell'imballo, per cui la parte che va dal cartone nell'imballo secondario e poi a mettere in una scatola che verrà usata per la spedizione o per esposizione nel supermercato. Per cui noi abbiamo sempre lavorato nella carta, è sempre stato il nostro mondo, e in quest'ultimo tempo la sostenibilità ha portato a, diciamo così, mutare molti imballi in plastica in imballi di cartone. Per darvi un po' un'idea, io vi ho portato alcuni esempi che vorrei farvi vedere e condividere con voi, no? Per esempio, questa sembra una semplicissima vaschetta che prima era in plastica, dove si metteva frutta, verdura, quella che troviamo al supermercato. E dalla plastica siamo passati alla carta, però comporta chiaramente delle problematiche, non è solo un cambio, è un fattore di resistenza, un fattore igienico, perché qua siamo a contatto diretto col cibo, è un fattore anche di resistenza, per cui questa che vedete sembra un pezzo unico, è composto da 3 o 4 pezzi che portati sulla progettazione hanno una complessità non indifferente, però fa molto bene all'ambiente. Certo.
Vedo che hai altre cose lì. È lo stesso, perché adesso abbiamo fatto Pasqua, appena un'imboccata di cioccolato, e questo era un imballo dove aveva questo contenitore di plastica, la sua palla di cioccolato. Portare la palla di cioccolato no, è solo l'imballo. È solo l'imballo, perché Vabbè. poi la palla di cioccolato non resisteva. Guarda che non c'era resisteva. prima, eh. Ah. Belli, io l'avevo vista, per me qualcuno se l'è mangiata. Può essere. essere che nel frattempo non abbia resistito. Però nel frattempo noi abbiamo studiato questo imballo di cartone, che anche qui viene realizzato in ferro steso, va piegato, deve essere resistente, pensate che tutto questo lo fa una macchina, e pensate che lo fanno a 500-600 pezzi al minuto, per cui c'è tutta una velocità che va sostenuta, e dietro tutto questo l'esperienza di Kama ha aiutato a mantenere il ritmo e a mantenere questa soluzione, la possibilità di rendere industriale. Certo. Ma quali sono i trend che influenzano o influenzeranno il packaging? Questa è una bellissima domanda, perché anche noi cerchiamo di capire il mercato, e ce ne sono 2 o 3 che riteniamo fondamentali. Il primo è la sostenibilità, come abbiamo detto. La seconda è che il packaging sta passando da un puro elemento funzionale, di imballaggio, a un elemento anche comunicativo, perché sul packaging viene messo il brand, vengono messi i messaggi, per cui è per questo che noi all'interno di Kama abbiamo anche un reparto packaging che si interfaccia con l'ufficio marketing delle multinazionali, perché poi devi studiare il messaggio, la consistenza, la forma del cartone deve avere le immagini giuste sul lato giusto, e sicuramente anche un messaggio, c'è un trend che chiamerei etico, nel senso che il cartone, l'imballo deve trasmettere i valori che sono del prodotto e dell'azienda. Ok. Stiamo facendo questa nuova incredibile puntata quando fra qualche settimana, là in fondo c'è la fiera delle fiere del packaging, La madre di tutte le fiere. Di tutte le Che fiere, ci aspetta esatto. a braccia aperte, Esatto. vi aspetta a braccia aperte. Una delle fiere più lunghe del mondo, tra l'altro, e anche delle più mai. interessanti, esatto. Allora, 2 parole dobbiamo farle. Allora, per la ZACMI, cosa vi aspettate, cosa presenterete, eccetera. Allora, Top. noi ci aspettiamo innanzitutto una grande affluenza, e lo vediamo già dai contatti e richieste di appuntamento. Fondamentalmente siamo tutti stanchi di rimanere chiusi a casa o fermi, c'è voglia di ricominciare a viaggiare, di incontrarsi Anche perché di probabilmente persona. sarà una delle prime super fiere internazionali nel packaging completamente senza Covid. Assolutamente, immagino. Esatto. assolutamente. Quindi noi crediamo molto in questo fattore che attiri ancora più gente del normale. Come novità, sempre parlando di sostenibilità e di efficienza, la parola magica che abbiamo nominato prima, noi presenteremo un nuovo innovativo strumento che accompagna il cliente durante tutta la vita utile della macchina e aiuta tantissimo a migliorare l'efficienza delle linee. È uno strumento online dedicato al mondo della manutenzione e dell'after sales, con il quale il cliente potrà in ogni momento monitorare lo stato manutentivo delle proprie macchine, tutta la storia degli interventi e degli efficientamenti che durante l'arco di vita di una macchina sono stati posti in essere, e potrà porsi direttamente in contatto con noi e con il nostro servizio post vendita da qualunque lato del mondo, senza più barriere, filtri, ostacoli di questo tipo. Allora io direi proprio top, come uso sempre dire. Passiamo invece a Kama Group, Interpack, un super stand. Un super stand più grande rispetto all'ultima edizione, saremo tutti presenti con la forza vendite, avremo una grande linea, una linea più piccola dove porteremo quello che è l'innovazione di Kama nell'ambito robotico, nell'ambito del trattamento di prodotto nudo e nell'ambito di un incremento di automazione anche per la capacità di cambiare i formati, perché un altro trend è la flessibilità della produzione, per cui avremo la possibilità di cambiare formati, di essere flessibili in modo completamente automatico. E poi avremo un box sorpresa che lascio a voi scoprire, sarà un punto interattivo dove chi viene potrà vivere un'esperienza personale. Allora, diciamolo sottovoce. Puntini. Esatto. Non perdete, a belli, avvicinate a pubblico, non perdetevi, non dimenticate di visitare i loro 2 stand, ZACMI e Kama Group. Assolutamente. Ci trovate nella Hall all'Interpack. 13, tutti nella Hall 13. Siamo tutti lì, belli vicini, Schierati, comodi. super top.
Bene signore e signori, vi chiedo un altro applauso per Marco Motta della Zacmi e Cristian Sala della Cama. Top! Grazie. Ma non cambiate canale, rimanete con noi. Ci sarà la sigla che si chiude, ne partirà un'altra perché lo Smart Packaging Hub è molto di più. Ci sono altre aziende che devono parlare, stanno per arrivare, sento gli elicotteri volare sopra i cieli di Milano e atterrare sul nostro grattacielo. Quindi stay tuned, ma intanto salutiamo i nostri amici. E come al solito usiamo il nostro super hashtag verso il nostro grande pubblico, tutti insieme. So good, so good! Top! Grazie ragazzi. Grazie. Number one.